Come vi ho detto la scorsa settimana, il cane di Elon Musk, Giorgia, chiamato così in memoria del nostro grande primo ministro italiano, è scappato. E il nostro appello la scorsa settimana era: torna a casa Giorgia. Ma questo non è tutto. La scorsa settimana, in effetti, mi è venuta la notizia un grave incidente di stato causato proprio dal cane di Elon Musk e dalla Giorgia col melone. Sembra che in una visita segreta della Giorgia col melone, Elon Musk, presente, abbia lasciato il suo cane insieme a Giorgia, il primo ministro, non il cane. Ebbene, il cane di Elon Musk, Giorgia, forse invidioso dell'attenzione che il Donaldo Trompetta dava all'altra Giorgia, forse in un gesto di rivalsa, forse in quello che è un semplice istinto canino, ha defecato su una bandiera americana che era posta proprio sul divano dello studio in cui Giorgia, il primo ministro, non il cane, aspettava il presidente. La cosa ha causato grande commozione e un inserviente della Casa Bianca si è affrettato ad appendere la bandiera nel cortile per farla asciugare. Il Donaldo Trompetta ha notato la bandiera sporca di bilirubina e ha chiesto cosa è successo. E l'inserviente della Casa Bianca ha detto: Presidente, le devo dare una notizia gravissima. Giorgia ha cagato sulla bandiera americana. Il cane, non il primo ministro. Ma questo Donaldo Trompetta non lo sapeva. E ha immediatamente annullato la sua riunione con Giorgia col melone. Inferocito. E anzi, intendeva egli forse porre proprio i dazi più gravi nei confronti dell'Italia a causa di questo incidente di Stato. Saputolo, la Giorgia col melone è rimasta chiusa nell'ufficio, intimorita, con il cane. Doveva ella avere infatti di segreto nella Casa Bianca un incontro a quattro occhi con il grande leader cinese Xi Jinping, proprio per evitare questa guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Ma di nuovo il cane Giorgia, non il primo ministro ma il cane di Elon Musk, forse per invidia, forse per non sappiamo quale emozione, vista una bandiera cinese messa su una sedia e che doveva essere issata in nome del primo ministro cinese, ha defecato sulla bandiera cinese. Grande la commozione, subito un inserviente si è affrettato e ha appeso la bandiera cinese zozza per farla asciugare nel giardino della Casa Bianca. In quel momento è arrivato proprio il premier cinese Xi Jinping e, guardando la bandiera del suo paese, la Repubblica Popolare Cinese, così oltraggiata, ha chiesto all'inserviente cosa è successo. L'inserviente gli ha detto: purtroppo Giorgia ha cagato sulla bandiera. E grande è stata la commozione di Xi Jinping, che ha annullato l'appuntamento che aveva con Giorgia, il primo ministro, non il cane, minacciando delle severe rappresaglie nei confronti dell'Italia e addirittura alcune ritorsioni di tipo militare. Giorgia, il primo ministro, non il cane, è rimasta rinchiusa, spaventata a questo punto, tremante. Il fallimento politico di quella che doveva essere un'audace operazione diplomatica si è rivelato totale. Ma non è finita qua, in quanto doveva incontrare in segreto addirittura il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, per discutere la partecipazione dell'Italia nella coalizione dei volenterosi e il fatto che l'Italia si voleva staccare anche da questa coalizione, insomma, anche intimorita. Ma in ogni caso, qui di nuovo Giorgia, il cane di Elon Musk e non il nostro primo ministro, vedendo una bandiera della Federazione Russa poggiata su un tavolo prima che ella venisse issata in onore della visita del Vladimir Putin, ha di nuovo defecato sulla bandiera. Grande è stata la commozione
un inserviente ha appeso la bandiera, il Vladimir Putin, recatosi, ha visto la bandiera oltraggiata e ha chiesto cosa è successo. E l'inserviente gli ha risposto: Giorgia ha cagato sulla bandiera della Federazione Russa. E Giorgia col melone è scappata insieme al cane. E quindi l'appello è deciso. Fermo. Giorgia torna a casa, il primo ministro e non il cane, che devi lavorare. Sono 25 mesi che la produzione industriale italiana è in declino e non fare la furba. Prendi la bici e pedala.